Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento in giardino con i miei acquerelli. Per chi mi segue sa che i video del giardino sono attualmente sospesi per il mio infortunio di aprile. Tornerò presto in giardino per nuovi video. In questo tutorial di acquerello vediamo come fare un casco di banane molto bello, illuminato. Questa è una foto di Pixabay di Manfred Zajac. Un casco di banane completamente illuminato dal sole, con dei bellissimi giochi di chiaroscuro, di ombra e bellissimi colori. Un soggetto veramente molto interessante che eseguirò con la mia attrezzatura: acquerelli White Knight, dei pennelli 14, 10 e poi piccoli sempre sintetici 3 e 5, una gomma pane e un portamine, con cui comincerò col fare il disegno a matita e poi successivamente la colorazione. Comincio a dipingere a matita soltanto le linee principali, questo per impostare il soggetto all'interno del foglio. Quindi le linee saranno più che altro riempitive degli spazi del foglio, e poi con la gomma pane tolgo la grafite in eccesso e vado poi con i dettagli su queste linee principali che ho fatto all'inizio. I dettagli, che sono quelli delle banane, ce ne sono tantissime, però io le farò interpretando un pochettino la fotografia, non voglio copiare assolutamente tutto, e quindi riporterò tutte queste banane, soprattutto quelle in primo piano. Quelle dello sfondo invece saranno poi interpretate cercando di arrivare fino al margine del foglio, questo per creare un casco di banane. Cercando di mantenere una linea, un tratto pulito. Successivamente vado sull'infiorescenza con tutti i dettagli del caso, aggiungendo ancora delle piccole banane dietro, e poi tutti i dettagli per creare l'infiorescenza di questa bellissima pianta di banano. Con la gomma pane cancello la grafite in eccesso, così posso poi usare il liquido per mascherare, per creare dei piccoli colpi di luce sul termine sulla superficie delle banane, sulla punta, perché ci sono quei ciuffetti scuri che non possono essere dipinti semplicemente con un marrone. Andranno anche loro resi un po' tridimensionali con dei piccoli colpi di luce, quindi piccole gocce di liquido mascherante, e successivamente posso finalmente cominciare a dipingere, una volta asciutto il liquido mascherante, a dipingere le banane con una prima velatura di un giallo di cadmio, un po' di oro e un po' di giallo di Napoli, per cercare di fare una prima velatura che colora la parte un po' più in luce delle banane e anche quella dell'ombra, anche perché poi nell'ombra inserirò un altro tipo di verde un po' più scuro, e così si creerà questo effetto tridimensionale. Quindi con il giallo vado a disegnare tutte le banane dietro l'infiorescenza. Bisogna essere abbastanza precisi. Ricordiamoci sempre che nell'acquerello, tra un soggetto e l'altro, in questo caso tra una banana e l'altra, bisogna sempre lasciare un filo di luce, e in questo caso bisogna proprio lasciare dei grandi colpi di luce dove batte il sole. Si tende con l'acquerello sovente a dipingere tutto il soggetto senza lasciare queste zone di bianco, che sarebbe quello della carta del foglio, però questo è sbagliato perché il disegno tende a spegnersi parecchio, quindi lasciamo liberamente ampi spazi bianchi, soprattutto tra un qualcosa e l'altro se sono molto vicini. Asciugato la parte gialla, posso intervenire con un verde un po' più scuro per cominciare a dettagliare un po' le banane, e quindi anche qui cercando di creare questo chiaroscuro dato dalla luce del sole, dipingendo con questo tipo di verde, un verde salvia mescolato con la miscela che ho fatto prima di giallo di cadmio, giallo di Napoli e un po' di oro. Con questo dipingo un po' le zone di ombra, ma dopo accentuerò ancora di più questa cosa.
con una tonalità di verde ancora un po' più scura mescolata con del blu cobalto. Quindi vado a dettagliare pian piano le banane dietro l'infiorescenza con la parte un po' più scura, cercando sempre di essere pulito. L'acquarello botanico è un tipo di l'illustrazione botanica, è un tipo di disegno che ha bisogno di una grande pulizia. È un tratto abbastanza preciso. Per questo possiamo muoverci all'interno di questo contesto pittorico con dei pennelli magari di misura 2, 3, anche l'uno può servire per creare dei particolari veramente molto sottili. Sempre facendo attenzione, magari lasciando asciugare, finisco di fare con questo verde tutte le banane dello sfondo, dietro l'infiorescenza rossa, un colpo di phon per cercare di accelerare il processo di asciugatura e poi col blu cobalto, come ho detto prima, mescolato con un po' di verde salvia e sempre con quella miscela gialla, vado a scurire ancora di più le ombre tra una banana e l'altra, rispettando sempre gli spazi bianchi che rappresentano la luce che riflette sul casco di banane. Ricordo che è sempre molto importante lasciare dei bianchi, soprattutto se batte sopra la luce. Questo è importantissimo nella pittura d'acquerello. Ed è uno dei passaggi più difficili perché si tende sempre a coprire troppo il disegno. Ok, ancora un po' più scuro in alcune parti e le banane stanno prendendo vita. Un colpo di phon per asciugare sempre un po'. Questo per evitare anche di passare sopra con la mano in un colore ancora umido che può poi sporcare il foglio. Allora, con dell'indaco, della terra di Siena bruciata e anche un po' di rosso inglese, vado a creare queste macchiette dove prima ho messo il liquido mascherante, ovvero sulla superficie, proprio sulla punta delle banane, dove ci sono questi ciuffetti marroncini. Ho inserito il liquido per mascherare prima, adesso sopra ci coloro con questa tonalità. Un po' di giallo di Napoli anche ho usato e successivamente scurito poi con dei piccoli colpi di questo colore molto scuro ottenuto appunto con indaco e rosso inglese e terra di Siena bruciata. Cerco di ricordarmi dove ho sistemato il liquido mascherante in modo da poter colorare tutti questi ciuffetti. Una volta tolto il liquido mascherante, questi ciuffetti avranno dei piccoli colpi bianchi perché risulta poi sotto il bianco del foglio. Con le dita vado a eliminare il liquido mascherante facendo molta attenzione esclusivamente solo a disegno asciutto. Vedete che ho passato il phon. E poi con un po' di giallo di Napoli sono andato a colorare ogni tanto su questi spazi bianchi. Adesso con del verminio vado a colorarmi l'infiorescenza rossa, questa parte di questa fruttificazione del banano color rosso. Successivamente, a colore ancora umido, cerco di scurire un po'. Adesso qui ho fatto un passaggio che poi dopo ho un po' corretto, ovvero ho inumidito e poi passato un po' di scuro, sempre con quella miscela scura ottenuta prima per i ciuffetti, per quei ciuffi sopra le banane. Non mi è piaciuta molto l'asciugatura, dopo interverrò di nuovo per modificare questa cosa, questo passaggio di colore. Vado con la parte sopra, inumidendo con un po' di acqua e poi sempre con quella tonalità di rosso in cui ho aggiunto un po' più di rosso inglese, vado a creare questa parte illuminata dal sole. Con lo Scottex tampono per tirar fuori la parte luminosa perché non è proprio bianca
E poi sotto, vedete, sono andato di nuovo ad intervenire col pennello per modificare la parte sotto che non mi piaceva tanto. Adesso qui non sembra molto rosso come dalla fotografia, ma in realtà, nella realtà il colore è molto più rosso, quello creato, solo che con le mie webcam non riesco mai a raggiungere una tonalità di colore giusta da far vedere. Allora, il dettaglio della parte sopra di questa parte dell'infiorescenza, con delle piccole righe, sempre un'asciugatura di phon, e poi scurisco ancora la parte sotto per dare più luce alla parte superiore. Avete visto? Sotto ci sono altri particolari che adesso vanno dettagliati. Anche qui ci sarà una zona dove ho messo il liquido mascherante prima, che sarà da lasciare poi bianca perché ci batte proprio il sole sopra. Finiscono con alcuni dettagli. E poi mi occupo con un indaco e un po' di violetto, mi occupo della parte inferiore, quella che sporge, color grigio-violetto, con questa miscela di colore. Cerco di dargli anche profondità scurendone una parte. Io uso molto spesso il phon, in realtà non sarebbe da usare perché i colori se si mescolano da soli e si asciugano da soli sulla carta rimangono più belli. Io il phon lo uso semplicemente perché avevo un tempo limitato questa mattina per poter effettuare il disegno e quindi ho dovuto accelerare il processo di asciugatura. Poi comunque è uno strumento che uso spesso il phon quando sono qui in studio. Dei dettagli di questa parte di questa infruttescenza del banano con un pennello numero 2 in modo da creare queste piccole linee sottili. Mi sono mosso poi tra l'altro sempre un po' sui colori creati in precedenza durante la realizzazione dell'intero dipinto. Alcuni piccoli dettagli, un po' di ombra per scurire ancora un po', dare un effetto un po' più di luce e di ombra. Poi ho deciso con del verde e del giallo di creare questo ramo che porta l'intera fruttificazione e poi una firma per concludere il disegno. Eccolo qui, potete vederlo nei suoi colori originali, il casco di banane ad acquerello. Ci vediamo presto per un prossimo tutorial, grazie a tutti per essere stati con me. Ciao ciao!